Allora, adesso che cosa manca al nostro sistema? Mancano delle operazioni fondamentali, quali per esempio l'inserimento, la modifica e l'eliminazione di un oggetto. Allora, l'inserimento ovviamente lo facciamo tramite post, per quale motivo? Beh, semplicemente perché guardando il nostro sistema fatto in questo, esattamente in questo modo, noi possiamo sfruttare quella che è la potenza del payload del post per poter inserire tante tipologie di dato. Semplicemente perché? Perché per lo stesso identico principio di prima del recupero di informazioni di un singolo oggetto potremmo utilizzare la get, ma la lunghezza dell'URL, ok, ovviamente è limitata, è molto limitata e quindi ad esempio testi molto grandi non possiamo inserirli. Ok, immaginiamo di avere una descrizione dell'oggetto che sarà tipo di 1000 caratteri, allora a quel punto non potremmo effettuare l'operazione. E allora a questo punto che cosa succede? Dobbiamo cercare un modo, tra virgolette, per effettuare il post. Perché? Perché non possiamo più utilizzare Google Chrome. Ma ancora prima di fare questa operazione c'è una cosa estremamente importante che dobbiamo capire. Allora, non utilizzando il database e quindi non utilizzando la persistenza dei dati, vedete questo elenco qui? Praticamente questo elenco vive, ok, e mantiene il suo stato finché il server è avviato. Quindi che succede? All'inizio dell'avvio del server ci sono questi due elementi. Se inseriamo un altro oggetto con una funzione che vedremo tra pochissimo, ovviamente questo farà parte dell'elenco. Ma se spegniamo il server, ovviamente perdiamo tutto, ovvero perdiamo tutto ciò che non viene caricato all'avvio. Ok? L'unico modo per evitare questo è aggiungere un piccolo database, ma questo farà parte di un'altra playlist. Allora, a questo punto che cosa succede? Dobbiamo provare ad effettuare la nostra operazione, quindi la nostra operazione di post, come abbiamo appena detto, per poter sfruttare il body del nostro elemento. Allora, una cosa estremamente importante c'è da dire. Allora, guardate, il concetto principale, ok, della post, quindi disattiviamo questa qui e utilizziamo ovviamente questi due elementi qui. Allora, il concetto principale della post è che in pratica noi andiamo ad analizzare il payload che si trova all'interno del body. Però c'è un concetto fondamentale che dobbiamo capire. L'installazione di Express non si porta dietro tutti quanti i pacchetti, tra cui la possibilità di analizzare il pacchetto le funzionalità che si occupano di analizzare questo payload. Perché? Perché tecnicamente il payload potrebbe essere visualizzato, comunque potrebbe avere l'encoding, cioè potrebbe essere creato in modalità molto differenti. Tra cui, per esempio, un XVV form URL encoded, oppure in JSON, oppure bla bla bla. Quindi in modalità diverse di inviare queste informazioni al server. E quindi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo configurarlo in un certo modo. Come funziona questa operazione? Beh, andiamo su npm.js.org, così almeno cerchiamo un nuovo pacchetto che si chiama Body Parser. Allora, guardate, tecnicamente se volete proprio una ricerca puntuale, body-parser, vedete? Node.js Body Parsing Middleware. Che cos'è un middleware di Node? Approfondiremo in un'altra playlist soltanto il tema dei middleware, però tecnicamente è un qualcosa che si frappone tra la mia request e il core, quindi l'esecuzione della richiesta, ok? Ed effettua delle operazioni. In questo caso ci aiuterà tantissimo per quanto riguarda proprio la visualizzazione del body che inviamo. Guardate, come al solito qui c'è un npm install body parser che dovremo sicuramente eseguire a server spento all'interno del nostro progetto. Quindi npm install body-parser. Ok? Attendiamo qualche secondo e proprio a conferma di ciò che abbiamo detto in uno dei primi video, in package.json vedete, oltre ad Express adesso compare il body parser. Non analizziamo il packagelog.json perché sicuramente sarà cresciuto anche lui tantissimo. Allora, ritorniamo dove siamo. Perché? Perché tecnicamente, per quello che abbiamo appena detto, dobbiamo effettuare una configurazione del body parser. Beh, ovviamente lui ci dice per integrarlo lo devi inserire all'interno della tua struttura e poi bisogna effettuare delle operazioni un po' particolari. Guardate, la prima cosa che facciamo è proprio questa. Andiamo a definire, guardate, tutte quante le require, quindi tutte le richieste di integrazione di libreria all'interno, quindi nella parte alta del nostro progetto. Quindi const body parser uguale require, ok, virgolette, body trattino
parser. Una cosa estremamente importante ragazzi, questo qui è il nome del pacchetto, qui perché non ho usato il trattino? Perché tecnicamente le variabili non dovrebbero utilizzare il dash, quindi non dovrebbero utilizzare il meno, il trattino normale, quindi al massimo possiamo utilizzare l'underscore, ma ce l'abbiamo sotto questo punto di vista, l'abbiamo semplificata la nostra operazione. Bene, la questione qual è? In questo momento dobbiamo aggiungere, comunque dobbiamo configurare Express in modo tale che faccia due cose fondamentali. Guardate, allora la prima cosa che facciamo è app.use, ok? Express.json. Praticamente che cosa facciamo in questo momento? Stiamo chiedendo ad Express, stiamo effettuando una configurazione di Express in modo tale che lui riesca a decodificare tutte quante le HTTP request che provengono che arrivano sul server, ok, e metta a disposizione all'interno di un elemento che si chiama reco.body, che noi vediamo che è molto simile a quello che è il reco.params della nostra struttura, quindi metterà all'interno di questo reco.body tutto ciò che lui riesce a mappare sotto formato JSON semplicemente come se fosse un oggetto JavaScript e quindi possiamo analizzarlo in maniera totalmente diretta. Poi la seconda cosa che noi facciamo è app.use, scusatemi, body parser. Allora, URL encoded, guardate, qui dentro gli passiamo un piccolo oggetto di configurazione che sarebbe un option, extended, due punti, false. Praticamente cosa succede? In questo caso noi cerchiamo di trasferire i dati verso il server nella maniera più semplice possibile, cioè le tipologie di dato che vengono analizzate sono pressoché testuali, quindi fondamentalmente non abbiamo dati innestati di un certo formato specifico, quindi fondamentalmente gli stiamo disabilitando una funzione che che ci permette di analizzare questo formato di dati nella maniera più diretta e su dati molto complessi. Quindi diciamo che di solito quando effettuiamo delle operazioni con Express dove la nostra API funziona in modalità abbastanza semplice, quindi come lavoreremo dopo con Postman e con Insomnia, fondamentalmente queste due righe sono standard, ok? Bene, a questo punto siamo pronti, il nostro Express è pronto per effettuare tutte quante le operazioni e per ricevere ovviamente quelli che sono i body, quindi le request e per analizzare i body. Allora a questo punto cosa succede? Facciamo una cosa di questo genere. Gli facciamo un post, perché abbiamo detto che dobbiamo utilizzare l'URL, scusatemi, dobbiamo utilizzare la metodologia di invio dati post, che utilizza anche il payload. Gli diciamo qual è l'indirizzo, quindi slash API slash oggetti. Guardate, è praticamente lo stesso identico che noi abbiamo qui sopra, ok? Però qual è l'idea? Fondamentalmente questa è una RESTful API che diversifica le proprie operazioni attraverso la propria firma, ovvero attraverso la combinazione di indirizzo e metodo, ok? Vedete, questo è un API oggetti get, guardate, non è in antitesi o comunque sia, non è in dubbio fondamentalmente, quindi in una situazione di ambiguità, scusatemi, con questa qui sotto, perché l'indirizzo è API oggetti e post, vedete che il metodo cambia? Quindi non sono sovrapponibili. Per lo stesso identico principio facciamo una cosa di questo genere, quindi req res, e poi andiamo a dirgli, ok perfetto, mi serve ovviamente quella che è l'oggetto, comunque sia devo decodificare quello che è l'oggetto che mi stai spedendo. Questo qui facciamo così, una insert. Allora, come funziona la creazione dell'oggetto? Guardate, immaginatela sotto questo punto di vista. Quindi let temp, perché sarà un oggetto temporaneo, potete chiamarlo come vi pare, oppure obj, vabbè, lasciamolo come temp, va bene così. Allora, questa tipologia di elemento che cosa dovrà contenere? Guardate, più o meno tutti questi elementi che stanno qui sopra, ok? Quindi il codice, il nome, la descrizione, il prezzo, la quantità e le categorie. Vedete? Con Alt e doppio clic le selezionate tutte. Ah, guardate qual è l'idea. Quindi noi abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfetto. Allora, l'idea qual è? Noi il codice come l'andiamo a prendere? Adesso sto componendo il mio oggettino. Perché non utilizzo le virgolette come il JSON? Semplicemente perché qui sto utilizzando e quindi sto definendo quello che è un oggetto di tipologia JavaScript. Ok? E quindi, essendo il JSON è un'evoluzione della object notation di JavaScript,
Praticamente noi ci ritroviamo ad effettuare un'operazione abbastanza semplice, ovvero quella della definizione del nome di variabile in questo modo senza le virgolette, poi effettuerà lui la traduzione. Bene, il codice come lo vado a riprendere? Guardate, il codice sarà identificabile tramite la req. Entro dentro al body, vedete? Praticamente dove sto in questo momento? Nella parte azzurra, vedete, nel mio payload, ok? Quindi nel req.body e mi servirà qualcosa che io chiamerò codice, ok? Anzi, facciamo così, lo chiamiamo cod, così almeno evitiamo le ambiguità tra le variabili. Sempre lo stesso identico principio, guardate, nome sarà punto .nom, guardate, descrizione sarà req.body.des, datemi un attimo, ho messo troppi due punti, il prezzo pre, questo qui sarà la quantità e questo qui sarà le cat, le categorie. Ci siamo? Perfetto, se tutto va bene, prima di andare ad effettuare l'operazione l'operazione di inserimento, guardate che cosa facciamo. L'idea è proprio questa, anzi potremmo anche già direttamente farla. Vediamo se riusciamo a prendere queste informazioni. Allora, se facciamo un res.json di che cosa? Dell'oggetto che abbiamo appena creato, fondamentalmente dovremmo avere come riferimento quindi un elemento con codice, nome, descrizione, prezzo, quantità e categoria. Però come facciamo ad effettuare questa prova? Come facciamo a spedire una post? Tecnicamente l'unico modo che noi abbiamo è tramite un simulatore di richieste che può essere o Postman oppure Insomnia. Vediamo come funzionano.